Parliamo ancora di Tudor e questa volta, come avete visto già dalla copertina, parliamo delle ultime novità di Tudor, delle più ambite, forse le più particolari presentate sul mercato, e ne parliamo come sempre grazie all'aiuto di Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari, che ci mette a disposizione alcuni dei pezzi più richiesti del momento proprio per parlarne insieme. Come abbiamo già detto martedì scorso, Tudor sta osando e lo sta facendo molto bene, ormai ha una forte identità propria, si è distaccata praticamente del tutto da Rolex, sebbene alcune volte ne prenda spunto, ma non può essere diversamente perché è proprio la storia Tudor che viene rievocata, ad esempio con la linea Black Bay, però appunto sta osando e lo sta facendo in maniera molto buona, ai collezionisti piace molto. Sono nati infatti da ultimo gli ultimi Black Bay in argento e in full bronze, total bronze, insomma, compreso il bracciale, che hanno fatto discutere, ma soprattutto che sono piaciuti molto. Sono effettivamente orologi molto belli dal vivo, colori sicuramente azzeccatissimi, per così dire, tortora per l'argento, con il quale contrasta moltissimo con questa cassa che effettivamente risulta un po' diversa dal solito acciaio, soprattutto per il colore più caldo dell'argento, e poi il cinturino di questo Black Bay argento che non soltanto è di ottima manifattura, ma si sposa perfettamente con questo design un po' vintage ma anche un po' hipster, per così dire, e che fa di questo orologio sicuramente un pezzo molto apprezzato dai collezionisti, anche perché il materiale prezioso lo rende anche un po' diverso dal solito acciaio, lo rende quasi un oggetto prezioso da conservare e da tramandare. Ecco, allo stesso modo arriva anche il Black Bay bronzo, il Black Bay completamente in bronzo, quindi non soltanto la cassa in questo caso, ma anche tutto il bracciale, abbinato ad un quadrante e ad una lunetta girevole marrone che contrastano in maniera perfetta con il colore caldo del bronzo, così come anche il quadrante riporta i numeri arabi al 9, al 3 e al 6 e che rendono l'orologio un po' più sportivo rispetto a ciò che potrebbe essere. Ecco, è abbinato magari ad un cinturino marrone come potrebbe essere proprio quello del Black Bay argento, diventa un orologio di grandissimo fascino, insomma un orologio che può essere ad esempio indossato con una bella camicia a quadri proprio in stile hipster e che fa vivere l'orologio insieme a chi lo indossa, soprattutto perché nel caso del bronzo ma anche nel caso dell'argento sono delle leghe che pian piano cambiano con il passare del tempo, meno l'argento che conserva la sua natura preziosa e luccicante, molto di più il bronzo che, nonostante si tratti di una lega particolare brevettata da Tudor, in realtà abbiamo già visto in altre immagini da parte di chi già lo possiede, che effettivamente inizia a formare quella tipica patina verdognola del bronzo e che rende l'oggetto molto marino, molto adatto a sposarsi a quell'ambiente fresco, profumato dell'acqua salata, dell'acqua di mare, insomma un oggetto che nasce proprio per essere associato al mare. Entrambi hanno movimento di manifattura, come abbiamo già detto martedì scorso, senza voler entrare nella polemica Kenissi di cui magari parleremo un altro giorno, cercherò di spiegarvi come stanno effettivamente le cose, ma in ogni caso offrono anche grande qualità, non soltanto per le rifiniture a cui ormai Tudor ci ha abituati, ma anche appunto tecnicamente, perché si tratta di un movimento di manifattura con una riserva di carica di 70 ore come gli ultimi movimenti Rolex, ma anche certificato COSC, ovvero con quei
parametri di scarto giornaliero -4 più 6 secondi al giorno, che rendono l'orologio, il movimento, un movimento appunto di grande pregio. Ecco, tra i due la scelta praticamente diventa impossibile. C'è chi ha sempre amato e chi ha sempre odiato il bronzo, e quindi già questo potrebbe essere un motivo per sceglierlo o meno. D'altra parte però c'è anche la possibilità oggi di scegliere un modello in argento così bello, così prezioso, ma anche così particolare, praticamente esempio unico nel mondo dei diver, anche perché gli orologi in argento ormai sono un ricordo del passato, come ad esempio i Must Cartier, di cui parleremo sicuramente in un prossimo video. Ecco, allora tra i due io sinceramente non saprei esattamente che cosa scegliere. Non sono mai stato però un amante del bronzo, e dopo averli provati al polso forse l'argento con quel bel tortora caldo è l'orologio che più mi ha colpito e che più indosserei volentieri. In questo video chiaramente voglio sapere che cosa ne pensate voi, cosa pensate innanzitutto di Tudor, di come sta lavorando, e cosa scegliereste voi tra un Black Bay argento e un Black Bay bronzo, anche in considerazione di quella che potrà essere poi la patina che due orologi di questo tipo andranno a formare. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Se volete iscrivetevi al canale, come sapete è gratuito. Noi invece ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!